È un'architettura che è in grado di mitigare gli effetti delle crisi globali, specialmente quelle ambientali. In questo momento quello che succede invece è che l'architettura alimenta questi effetti. Quindi come architettura sostenibile intendiamo un'architettura capace di invertire il suo, come dire, operare rispetto all'ambiente. Architettura e sostenibilità sono connesse perché l'architettura intesa come costruzione è una delle principali cause di emissioni CO2. Possiamo affermare, direi con certezza, che l'architettura, o meglio le costruzioni come sono concepite oggi, sono la più grande sfida alla nostra sopravvivenza su questo pianeta. Filosoficamente parlando, direi la sua capacità di superare l'idea binaria che esista una contrapposizione tra artificio e natura. Quindi l'idea di una possibilità di un'architettura che sia intrinsecamente ecologica. In questo momento noi viviamo una idea di città che diciamo ci è trasmessa dalla storia negli ultimi 2000 anni e che noi pensiamo che proprio perché ha riguardato 2000 anni sia come dire non modificabile. In realtà 2000 anni sono meno di un centesimo della storia dell'umanità e noi non sappiamo esattamente cosa sia successo in questi 200.000 anni, quali siano le possibilità o le opportunità che noi abbiamo di fronte. Andando sul pratico, dobbiamo immaginare che la città debba essere interpretata in modo sistemico. Essere sistemici vuol dire che occorre pensare contemporaneamente al problema dell'energia, al problema della sicurezza del cibo, al problema della gestione dell'acqua, al problema dei rifiuti. Gli architetti in questo momento, ma direi tutti gli operatori, ragionano per comparti. Ragionando per comparti, diciamo, non riusciamo ad ottenere i vantaggi di mettere insieme due problemi per ottenere una soluzione. Un caso famoso a livello internazionale è quello di Copenaghen, è una città veramente in cui tutto quello che ho detto e che è difficilissimo da applicare in realtà si sta applicando. Devo dire che la ragione è proprio perché esiste un contesto politico del tutto particolare, quindi c'è la volontà di arrivare a una città CO2 zero entro 20 anni, credo anche meno. La realtà è che il problema è politico e culturale. Noi dobbiamo ricostruire una politica che aumenti i livelli di diversità nella città. Cerco di spiegarmi meglio. Noi sappiamo in questo momento che l'unica risposta alle crisi ambientali non è tanto una soluzione o l'altra, ma il fatto di avere più opzioni possibili, perché maggiori sono le opzioni, più abbiamo la possibilità di rispondere a una serie di imprevisti. Cioè, in realtà, nessuno è in grado di dirci in questo momento quali saranno le sfide che dovremo affrontare ambientalmente nei prossimi 50 anni. Le immaginiamo, abbiamo dei modelli, ma potrebbe succedere qualsiasi cosa, perché siamo ormai in un ciclo di cambiamento così veloce da non essere in grado di capire quale possa essere la strategia più giusta. Quindi anche mettere solo pannelli fotovoltaici e concentrarci sull'energia, come spesso avviene, è un errore madornale. Non possiamo più permetterci di costruire un edificio, quindi questo ragionamento si estende oltre l'ambito del lavoro. Non possiamo più permetterci di costruire un edificio per il lavoro, o per l'educazione, o per la residenza. Quello che funziona è la capacità di costruire edifici sufficientemente variabili, ridondanti, diversi, tali da consentire più funzioni contemporaneamente o più funzioni in sequenza, o tutte e due. Così funziona la biologia dell'evoluzione. Tra l'altro esiste un termine in biologia dell'evoluzione che determina questa capacità dell'evoluzione naturale di costruire organismi che sono così disponibili alla multifunzionalità o alla diversità delle funzioni. Si chiamano spandrel questi edifici, pennacchi. Cioè noi dobbiamo costruire edifici come pennacchi, come spandrel. Cioè se un cliente viene da me e mi dice io ho bisogno di costruire un palazzo per uffici, magari non glielo dirò apertamente, ma quello che farò è costruire un edificio che sia più intrinsecamente ecologico possibile, nei materiali, nel ciclo di vita, nella funzione, ma soprattutto, e questo fa parte dell'ecologia dell'edificio, che possa rispondere a più funzioni contemporaneamente. Variabilità, ridondanza e diversità sono le caratteristiche della creatività, cioè sono le caratteristiche delle strutture
che possono essere cooptate funzionalmente in un contesto ambientale inaspettato, imprevedibile. E lo sono perché la diversità è la capacità di costruire strutture più diverse possibili, quindi più aperte a diverse funzioni. Variabili perché sono strutture che possono anche adattarsi a funzioni diverse anche nel corso del tempo. E ridondanti perché se queste strutture sono sufficientemente aperte, è necessario averne tante in modo tale che queste possano rispondere a funzioni diverse.